C'è una persona nella mia vita che amo più di tutto, ma per anni non ho potuto dirle nemmeno una parola nella sua lingua. Questa è la storia di come una lingua ha cambiato tutto tra noi. Mia nonna si chiama Rosa, ha 82 anni e vive a Napoli. La vedo ogni estate, quando andiamo in Italia con la famiglia. Ma tra noi c'è sempre stato un problema. Nonna Rosa non parla inglese e io non parlo italiano. Parliamo attraverso mia zia come attraverso un muro. A volte lei mi prende la mano e dice qualcosa di dolce. Io sorrido, ma non capisco niente. È una sensazione strana. Essere amata da qualcuno che non riesci a capire. Ricordo un momento in particolare. Avevo forse 18 anni. Eravamo in cucina e nonna Rosa stava facendo il ragù. Mi ha guardato e ha detto qualcosa con gli occhi lucidi. Mia zia ha tradotto. Dice che ti vede crescere e le sembra un sogno. Mi sono emozionata, ma non ho potuto dire niente. Avrei voluto risponderle da sola. Avrei voluto dirle: anch'io ti vedo, nonna. Ma le parole non erano mie, erano sempre di qualcun altro. Da quel giorno ci ho pensato molte volte. Prima o poi imparo l'italiano. Ma la vita va avanti. Arriva il lavoro. Arrivano le scuse. Quest'anno qualcosa è cambiato. A marzo nonna Rosa ha avuto un problema di salute. Non era grave, ma mi ha spaventata molto. Mi sono resa conto che il tempo non aspetta nessuno. E io stavo ancora aspettando. Quella sera ho preso una decisione. Voglio imparare l'italiano, per davvero. Non domani, non il mese prossimo. Adesso. Il problema era come impararlo davvero. Avevo bisogno di un modo pratico ed efficace per imparare. Volevo imparare espressioni reali che potessi usare con mia nonna. È lì che ho trovato Italki. Personalmente, penso che sia uno degli strumenti più utili che abbia mai provato, soprattutto per praticare l'italiano parlato. Questo video è sponsorizzato da Italki e voglio parlartene perché c'entra direttamente con questa storia. Italki è una piattaforma di apprendimento linguistico online. Offre lezioni personalizzate uno a uno con insegnanti madrelingua. L'idea è semplice: lezioni individuali, uno a uno, con insegnanti madrelingua. Non un video preregistrato. Non uno strumento di intelligenza artificiale che ti dà risposte standard. Una persona vera che ti parla, ti ascolta e ti corregge in tempo reale.
e questo fa una differenza enorme. Perché imparare una lingua non è solo memorizzare vocaboli, è ascoltare accenti reali, è capire quando qualcuno parla veloce, è sentirti dire no, si dice così, nel momento esatto in cui sbagli. È così che migliori davvero il tuo ascolto e il tuo parlato. E quando migliori, il tuo insegnante ti incoraggia sempre. Nessun altro strumento per imparare le lingue ti dà questo. Con Italki puoi scegliere tra più di 150 lingue e migliaia di insegnanti madrelingua. Trovare quello che fa per te e pagare lezione per lezione. Senza abbonamenti, senza impegni. Io ho trovato il profilo di Giulia. Aveva una faccia simpatica e una descrizione che mi ha convinta subito. Parliamo un momento con lei. Ciao Giulia. Ciao, come stai oggi? Bene, grazie. Sto imparando italiano da poco. Posso fare una domanda? Certo, di cosa hai bisogno? Come si dice quando mangi qualcosa di buono e vuoi fare un complimento? Ah, bello! Si dice che buono oppure è squisito. Se vuoi sembrare più italiana, puoi dire anche da leccarsi i baffi. Da leccarsi i baffi? Cosa significa esattamente? Letteralmente significa to lick your mustache. È un modo di dire per qualcosa di buonissimo. Lo userai con tua nonna e lei ne sarà felicissima. Perfetto! Grazie mille, Giulia. Prego, a presto. Ecco, questo è Aitalki. Una conversazione vera, un'espressione nuova, un sorriso. Se vuoi iniziare, che tu sia un principiante come me, o che voglia semplicemente migliorare il tuo italiano, clicca il link qui sotto nella descrizione. Con il codice EPIC3 compri $10 e ricevi $5 gratis per la tua prima lezione. Solo per i primi 50 utenti, quindi non aspettare. Clicca sul link qui sotto nella descrizione. Non immaginate quanto sono felice di aver iniziato le lezioni. Da tempo provavo app che mi annoiavano dopo 2 settimane. Senza dubbio, quello che mi mancava era parlare con qualcuno. Una persona vera, non uno schermo. Grazie a Italki, ho capito che non devi vivere in Italia per immergerti nella lingua e nella cultura italiana. Ti basta aprire il computer o il telefono. Ho iniziato a prendere una lezione ogni 3 giorni, poi una ogni 2. Giulia mi correggeva senza farmi sentire stupida. Mi spiegava le cose in modo semplice e chiaro. Piano piano ho iniziato a capire qualcosa e quella sensazione era meravigliosa. Ho iniziato anche a fare cose piccole in italiano ogni giorno. Guardavo serie italiane con i sottotitoli. Ascoltavo canzoni e cercavo di capire le parole.
Scrivevo frasi semplici sul mio quaderno. A maggio ho ricevuto una busta dall'Italia. Dentro c'era un foglio scritto a mano, con la calligrafia di nonna Rosa. Era la ricetta della sua lasagna, quella che aspetto tutto l'anno. Ho cercato di leggerla da sola con il dizionario sul telefono. Ci ho messo mezz'ora, ma l'ho capita. Il fine settimana l'ho fatta. Seguivo ogni passo come se fosse un esame. Il risultato era buono. Anzi, era molto buono. Ma non era uguale a quella di nonna Rosa. Ho fatto una foto e l'ho mandata a nonna Rosa con un messaggio. L'ho fatta, ma non è uguale alla tua. Lei ha risposto con una sola parola. Ovvio. Credo che quella ricetta abbia un ingrediente segreto che non si può scrivere su un foglio. A luglio sono andata a Napoli. Ero più nervosa del solito. In valigia avevo il dizionario, il quaderno e tanta ansia. Quando ho visto nonna Rosa all'aeroporto ho quasi pianto. Lei mi ha abbracciata forte, come sempre, e io ho detto sottovoce: «Ciao nonna, come stai?» Si è fermata e mi ha guardata. Parli italiano? Ha chiesto quasi incredula. Un poco, ho risposto. Sto imparando. Lei ha messo le mani sul mio viso. Poi ha sorriso e ha detto: Finalmente ti sento. quelle 3 parole mi hanno fatto venire i brividi. Non, finalmente parli italiano. Finalmente ti sento. Come se per anni ci fosse stato un vetro tra noi. Quella settimana abbiamo parlato ogni giorno. Piano, con parole semplici, con qualche pausa lunga. A volte mia zia traduceva ancora, ma sempre di meno. Era come riscoprirci o conoscerci davvero per la prima volta. Un giorno le ho detto: «Nonna, devi spiegarmi il segreto della lasagna. Voglio che venga come la tua». Ha sorriso e ha detto: Certo, il segreto è usare gli ingredienti giusti. «Il giorno dopo mi ha svegliata presto», Andiamo al mercato. ha detto, già con la borsa in mano. Abbiamo camminato tra i banchi per un'ora. Mi spiegava tutto. Questo pomodoro sì, questo no. Questa mozzarella è fresca, quella no. Parlava veloce e io capivo quasi tutto. L'ultimo giorno, prima di partire, eravamo in cucina. Stava facendo il ragù come sempre. Le ho detto: «Nonna, questo ragù è da leccarsi i baffi». Lei ha riso così forte che si è messa una mano sulla pancia. Dove hai imparato questa cosa? Ha chiesto ridendo. Da una professoressa molto brava, ho detto.
In aereo guardavo fuori dal finestrino. Pensavo a quanto tempo avevo perso ad aspettare e pensavo a quanto tempo avevo ancora davanti. Imparare una lingua non è solo imparare parole, è aprire una porta verso il mondo. Io quella porta l'ho aperta e dall'altra parte ho trovato una persona che amo.